Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. In questo momento siamo alla guida della nostra vettura, l'Opel Corsa elettrica, perché stiamo andando in un punto specifico per fare alcuni esempi di un dettaglio importantissimo, fondamentale del mondo a zero emissioni, non solo, il mondo elettrificato. Un qualcosa che, come avete visto anche nell'immagine principale del video, parleremo di frenata rigenerativa. Davvero andremo a vedere cosa comporta, quali sono i benefici che attua questo dettaglio fondamentale che chiude un po' il cerchio del mondo a zero emissioni e il mondo elettrificato in genere, perché riguarda anche il mondo ibrido, ma l'ibrido un po' lo lascio a parte, perché io sono appassionato di vetture ad elettroni. Questo dettaglio, che è veramente importante, importantissimo per il mondo a zero emissioni, non viene ancora molto percepito da coloro che non le hanno provate o hanno avuto modo di guidare davvero una vettura elettrica. Questo perché per chi ha una vettura termica è difficile concepire un qualcosa del genere, qualcosa che ti permetta di rigenerare, di guadagnare, di assorbire da quello che alcuni momenti stradali energia per la propria mobilità. È qualcosa di fondamentale, non voglio essere volgarotto, figata pazzesca, perché davvero ora vedete nel punto dove andremo a fare questa prova. Poi un altro videttino abbiamo realizzato con alcune prove davvero pratiche per vedere davvero i benefici che crea la frenata rigenerativa. Andremo davvero a scoprirla per meglio, e tutti coloro che non hanno una vettura elettrica capiranno che il mondo elettrico è meraviglioso per il silenzio, per la pacatezza di guida, la prestanza del motore, ma anche per questo dettaglio, la frenata rigenerativa, davvero meraviglioso. Praticamente appianiamo quelli che sono i dislivelli del terreno, e quindi è un plus incredibile per quanto riguarda il mondo a zero emissioni. E quindi continuiamo e chiudiamo anche noi il cerchio della mobilità a zero emissioni guardando a questo dettaglio fondamentale. Parliamo quindi, come dicevamo, di frenata rigenerativa. Andiamo! Ed eccoci ragazzi, pronti per partire. Vi voglio far vedere innanzitutto come si attiva quella è la frenata rigenerativa. Quello dipende tanto da quelle che sono le vetture che avete a disposizione. Praticamente noi abbiamo avuto modo di provare tante vetture, come avete visto all'interno del canale, e ogni gruppo, ogni vettura ha il suo modo specifico di andare a attivarla o ad andare a potenziarla. Andiamo a vedere ora un po' nello specifico come funziona qua nella nostra Opel Corsa E. Giro quella è la camera. In questo momento è spento, ma ora andremo a accendere. Vedete, qui abbiamo la levetta D e B. Andate a tirare indietro, va in B, andate a tirare indietro in D. Che cosa vuol dire? In D è la frenata rigenerativa più blanda, in B è quella più potente, quindi avrete modo di rigenerare di più. Una parte di frenata rigenerativa con questa vettura però si attiva con quello che è il pedale del freno, e quindi ha una differenza specifica rispetto ad altre. Come abbiamo avuto modo di vedere, tanto lo inserirò nel video, tipo la Hyundai Kona, abbiamo delle levette, delle patelette qua dietro al volante per andare a potenziarla, ad aumentarla di intensità. Per quanto riguarda la Nissan Leaf, avevamo qua un pulsantino per attivare quella è la frenata rigenerativa più potente, il famoso e-pedal, che è veramente una ganzata pazzesca, se mi posso permettere, perché la vettura si stoppa totalmente. Con questa vettura che abbiamo noi, l'Opel Corsa, invece verso 7, 8, 9 km/h la vettura smette di frenare come frenata rigenerativa e prosegue lentamente in autonomia. Ora andiamo un po' a accendere la vettura. Vi voglio far vedere un po' come si svolgerà questa prova, tanto per fare un esempio specifico. Tanto inserirò anche quella è la grafia nella percentuale. Ora non guardate 266 km perché abbiamo fatto una bella discesa, e il nostro indovinometro, questo è proprio il nome scientifico, no, sto scherzando, un po' impazzisce, quindi andremo a vedere ora con l'applicazione quanto corrisponde, ma l'ho già visto il 40%. Qui abbiamo dove siamo in questo momento, via Gentigiana Barberino Tavarnelle. Vogliamo andare a Castellina in Chianti, siamo a 209 metri sul livello del mare. Andiamo ad impostare con il navigatore, abbiamo già prima cercato. Castellina in Chianti è un po' il luogo
più rialzato della zona per non andare a fare troppi giri inutili, poi un luogo dove noi d'estate andavamo a, diciamo, a frescheggiare. Abbiamo 16 km. Ora facciamo questi 16 km da qua, che siamo un po' il punto più basso del Chianti, fino ad arrivare a Castellina in Chianti, e andiamo a vedere un po' cosa ci indica quelli sono i contatori, che ora andiamo anche a resettare, perché vogliamo davvero fare un qualcosa di specifico, quindi andiamo a resettare. Come avete visto eravamo a 10,9, quindi non voglio dire, ma insomma sta andando molto bene quella percorsa. Andiamo. Siamo pronti a partire, abbiamo resettato tutto e quindi ora vi metterò anche un po' i panorami, abbiamo modo di vedere nel nostro Chianti, almeno sì, vi do anche, diciamo, un'immagine più piacevole per questo canale, e andiamo a vedere davvero quanto consumiamo fino alla sommità, diciamo, di Castellina in Chianti, e poi tornando indietro guarderemo che cosa davvero significa avere la frenata rigenerativa. Ecco che entriamo nel comune di Castellina in Chianti. Perfetto, siamo arrivati alla sommità Castellina. Castellina ora mancherebbe sempre 1,5 km, ma ora comincia un lieve tratto di discesa, e quindi per il nostro conteggio basta e avanza dove siamo arrivati. 13 km percorsi, 25,7 kWh su 100 km, velocità 44 km orari. E siamo ora precisamente a 621 metri sul livello del mare. Abbiamo visto un po' quello che è il contatore, tanto ora lo inserirò qua, di quanta è la batteria residua, anche perché, come vi dicevo, l'indovinometro della Opel soprattutto non è troppo, diciamo, affidabile, soprattutto se andate a fare delle salite importanti o delle discese importanti. Lui un po' impazzisce. Quello che conta è soprattutto questo, che è il contatore davvero di quanta energia avete in vettura, e si vede anche naturalmente dalla applicazione. Ora andiamo a tornare indietro, a utilizzare quella la frenata rigenerativa, come dicevamo, in B o in D. Guardate un po' in grafica nella parte alta dove c'è scritto Eco, D e B per quanto riguarda naturalmente il bisogno di avere più o meno frenata rigenerativa, e andiamo davvero a vedere con il contatore, anzi andiamo, siccome l'ho resettati tutte e due, andiamo a resettarne uno, almeno guardiamo quanto consumiamo nel viaggio di ritorno, e qui abbiamo il conto totale. Andiamo. Come vedete stiamo cominciando a rigenerare per quanto riguarda davvero la discesa, il contatore si sta abbassando, naturalmente è un contatore che viene a vedere quelli sono stati i consumi, abbiamo effettuato nella salita, ma avevamo anche un conteggio pregresso nel viaggio abbiamo fatto precedentemente, però è davvero identificativo del fatto, dopo vedremo nello specifico la schermata, quanto il contatore si sta abbassando, perché noi andiamo ad incamerare energia, e quindi è davvero qui il grandissimo vantaggio della mobilità elettrica, perché andiamo davvero a sfruttare quella è, diciamo, un'asperità del terreno, un dislivello del terreno a nostro vantaggio. Qualcosa che una vettura termica non potrà capire, perché al massimo potrà andare in folle, ma non va a rigenerare assolutamente niente. E dopo andremo a parlare anche per meglio di un altro vantaggio, anzi ve lo voglio dire proprio ora. Grazie a quella è la frenata rigenerativa, ora voi non vedete quelli sono i piedi del sottoscritto, io non vado assolutamente a toccare quelli sono i pedali del freno, anzi vado a tirare la levetta quando vi è bisogno di andare a frenare maggiormente, come in questo momento magari andiamo a tirare indietro e abbiamo una frenata ancora più corposa, andiamo a ritirare indietro e abbiamo una frenata più blanda, ma senza andare a utilizzare ed ad intaccare quelli che sono i freni fisici. Cosa comporta questo? Innanzitutto andiamo a ricaricare le batterie, cosa fondamentale, e inoltre non andiamo ad usurare quelli che sono i freni. Certo, talvolta tocca utilizzarli, non tanto in questa situazione,
ma naturalmente nella vita di tutti i giorni un semaforo, magari una persona va piano e vi si imbatte davanti, insomma, sul momento, un motorino, una persona che si getta per strada, insomma le occasioni per utilizzare il freno fisico vi sono e ve ne sono tante anche con la mobilità elettrica naturalmente, ma nella stragrande maggioranza dei casi voi con la frenata rigenerativa andrete a rigenerare quella della batteria, non utilizzare quella del freno fisico e quindi doppio vantaggio, guadagnare in autonomia e non andare a spendere poi in manutenzione, quindi spettacolo! Andiamo a vedere cosa ci dicono i contatori dei consumi. Come avete visto è calata tantissimo, davvero, ma ora guardiamo qua, perché è qui davvero il sunto della situazione. Guardiamo, perché è qui davvero il curioso della situazione. E ora metterò naturalmente anche a che percentuale siamo arrivati, ci mancherebbe altro. Abbiamo percorso un totale 26 km tra andata e ritorno, 10,7 kWh su 100 km. Ragazzi, quando io vi dico che la vettura elettrica appiana quelli che sono i dislivelli, è qui che davvero entra in gioco la situazione. E guardate quando abbiamo consumato per fare 13 km del ritorno, 0! Anzi, abbiamo rigenerato tantissimo, molto più di quanto abbiamo speso. Mi scuso per la polvere, che andiamo a togliere subito. Grazie per la radio. Allora, come vedete, questa che diciamo le linee celestine sono le rigenerazioni, le gialle sono diciamo le spese perché alcuni punti abbiamo dovuto accelerare, ma sono stati veramente pochi, quindi in definitiva abbiamo rigenerato. Andiamo a vedere quello che ci dice l'applicazione. Siamo ritornati quindi con il 34% della batteria, quindi abbiamo guadagnato un 2%, che probabilmente con una guida magari leggermente più attenta si poteva arrivare anche a un 3%, però davvero la distanza è minima, visto 13 km di frenata rigenerativa hanno prodotto comunque sia il 2% di guadagno, oltre al fatto di non aver avuto spese. Quindi abbiamo annullato del tutto le spese per il ritorno, abbiamo appianato tantissimo quella è stata la spesa per l'andata, guadagnando anche il 2% rispetto a quanto era la situazione in cui noi siamo arrivati in cima alla salita. Quindi davvero incredibile. Quando vedi la vettura elettrica appiana quelli che sono dislivelli, è qui che davvero entra in gioco la grandezza di una vettura elettrica. Ora un altro contributo e poi andremo a tirare due somme per vedere per filo e per segno la situazione qual è. La frenata rigenerativa è una ganzata pazzesca, forse è meglio. Ora ragazzi andiamo a fare un secondo video, un secondo contributo per questa diciamo iniziativa rivolta alla spiegazione un pochino davvero del beneficio che attua quella della frenata rigenerativa. In questo momento siamo diciamo in zona casa dei genitori del sottoscritto, talvolta capita che debba andare a fare la spesa e vi voglio far vedere davvero quello che india il contatore perché è incredibile. Siamo in una zona in questo momento un pochino più rialzata, andremo poi nel luogo dove andremo a fare la spesa, che è un luogo più in, diciamo in pianura rispetto a dove sono attualmente, e vi mostrerò davvero quanto india il contatore perché è qualcosa di meraviglioso la mobilità elettrica proprio per questo. In questo momento siamo a 25 radio maledetta 25.226 km. Ora andremo a vedere davvero come si comporta la vettura. Il contatore è naturalmente a 0 e andiamo a vedere. Come vedete ora siamo in un luogo in cui stiamo affrontando alcune piccole salite, il contatore naturalmente va a salire 18-19 kWh su 100 km, però naturalmente come andremo poi nella fase più discensiva o vicino allo stop come stiamo affrontando in questo momento, la frenata rigenerativa cosa fa? Va ad abbassare quella l'incidenza dei consumi perché va a rigenerare, a ricaricare la batteria per quanto riguarda davvero il riassorbire, io lo chiamo l'energia cinetica che verrebbe se no dissipata in calore o in utilizzo
del comparto frenante. Invece su una vettura elettrica come la nostra questa energia cinetica si va invece ad integrare all'interno di quello del pacco batterie, aumentando quindi l'autonomia, abbassando i consumi e non andando a utilizzare, come dicevamo, il comparto frenante. Ora andremo ad affrontare un altro piano di strada che sono più o meno saliscendi, poi andremo in un luogo che è di forte discesa, se vogliamo, e andremo a vedere davvero con una grandissima curiosità quello che accade, perché ve lo voglio far vedere molto volentieri. Abbiamo già percorso i primi 5 km, 13,5 km su 100 km la media, con un po' di saliscendi. Ora andremo ad affrontare davvero la discesa, che andremo a vedere davvero cosa comporta, perché è incredibile, è veramente incredibile, perché è un qualcosa che solo chi ha una vettura elettrica o elettrificata può capire, ed è, ragazzi, una ganzata pazzesca. Naturalmente, come dicevamo, abbiamo D e B per quanto riguarda la frenata rigenerativa. In questo momento ho messo B perché dobbiamo un pochino più trattenere la vettura, qui sono gli autovelox, quindi diciamo almeno non abbiamo queste problematiche, e poi perché bisogna seguire un pochino anche quello che indica il codice della strada rispetto alla strada che andiamo ad affrontare. Come vedete l'indice sta abbassando, ora stiamo risalendo una lieve salitina, e quindi andremo ad aumentare i consumi, e ora ricomincerà la seconda parte della discesa, che è non meno importante della prima, non meno importante della prima. E ora comincia anche davvero la parte più interessante, più bella e più piacevole di avere quella della frenata rigenerativa, anche modulabile su 2 livelli come abbiamo noi sulla Opel Corsa elettrica, perché possiamo andare a modulare quello che è la frenata rigenerativa in maniera tale da non andare ad utilizzare il comparto frenante ed andare a integrare quella che è la batteria. Vi faccio vedere anche come funziona, vedete qua il grafico dei flussi. In questo momento siamo in fase rigenerativa, come vedete il flusso è celeste, quindi parte dalle ruote e va direttamente in batteria, e quindi non andiamo a utilizzare l'energia della batteria per muovere quello che sono, diciamo, i pneumatici, ma il contrario, diciamo, il trattenersi verso quella è la discesa che stiamo affrontando ora, va a ricaricare la batteria, vedete? Ora torniamo a vedere quello è diciamo, il grafico dei consumi. Come vi dicevo, la parte blu vi indica la rigenerazione, quella verde i consumi, e stiamo andando incredibilmente verso lo zero. Pazzesco, guardate che rovina. Dopo abbiamo fatto i primi 5 km a consumo e siamo ufficialmente a zero, quindi abbiamo annullato totalmente quello che è il consumo dei primi 5 km. E ora invece, qui non viene indicato naturalmente la meno 1, meno 2, ma stiamo andando ad integrare quello è la batteria e l'autonomia, quindi stiamo aumentando quella è l'autonomia rispetto a quando siamo partiti, quindi è una cosa pazzesca. Abbiamo fatto ufficialmente, siamo a 25.232 km, quindi se non ricordo male abbiamo fatto 7 km, i primi 5 a consumo, i secondi 2 a rigenerazione in discesa, e abbiamo rigenerato più di quanto abbiamo consumato, quindi è pazzesco davvero. E per questo io dico, ragazzi, che la mobilità elettrica sostenibile ha non una marcia in più, 18 marce in più, davvero è incredibile. Ho voluto aggiungere anche il consumo che ho avuto per arrivare fino qua al supermercato a Montelupo, luogo dove voi che mi seguite avrete visto sicuramente che vado anche a ricaricare gratuitamente, perché poi dove ci eravamo fermati inizialmente fino a qua è tutta pianura, e quindi abbiamo consumato, ma quanto? Spettacolo la frenata rigenerativa, ragazzi. Eccoci arrivati al supermercato, abbiamo percorso, siamo a 25.244 km, quindi abbiamo fatto 19 km per venire qua al supermercato, risultato 4,6 kWh su 100 km, non so se si vede bene, ma 4,6 kWh su 100 km, tanta roba,
tanto dopo scriverò quanto è il computo economico per fare questi quasi 20 km. Una sciocchezza, davvero. Ah, che spettacolo. Quindi ragazzi, di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato del sistema in cui una vettura elettrica trasforma quella dell'energia cinetica in energia elettrica per la propria batteria, per la propria alimentazione, quindi riesce a frenare senza andare a consumare assolutissimamente niente, non utilizzare quello del sistema frenante ed addirittura aumentare quella della propria capacità di carica, la propria batteria. E quindi è un qualcosa di specifico del mondo elettrificato che qua con il nostro percorso, ma anche con le altre vetture, troviamo veramente interessantissimo, soprattutto per coloro che non hanno mai provato quella è una vettura elettrica. Questo è un dettaglio fondamentale, aumenta l'autonomia, si riduce davvero i consumi della vettura, va a aumentare davvero quella è la batteria in fase di frenata, per quanto riguarda davvero uno stop, una discesa, quindi è veramente fondamentale. Non va a utilizzare il sistema frenante, quindi riduce addirittura quelli che sono i costi di manutenzione. Quindi è veramente fondamentale, incredibile. Ora ho scelto questa location per concludere perché volevo farvi vedere un pochino davvero il sistema che conclude quello che è il mondo elettrico, quindi energia rinnovabile, perché questo è davvero il massimo, cioè frenate rigenerative va diciamo a reintegrare un pochino quelle la capacità della batteria e di frenata della vettura, energia rinnovabile, quindi davvero un mondo a 360 gradi perfetto, quello del mondo elettrico, quello del mondo a zero emissioni, e qua lo troviamo benissimo con diciamo questi pale eoliche. Quindi volevo concludere in questa maniera. Io spero di avervi diciamo aiutato per meglio sotto questo punto di vista, per reintegrare, per integrare questo dettaglio fondamentale del mondo elettrico che non tantissime persone non conoscono, perché il mondo elettrico ancora non è diciamo l'appannaggio di tutti, semplicemente perché ancora manca un là, e speriamo noi di aver dato diciamo questo servizio ulteriore. Io vi voglio salutare, ringraziare da parte mia, da parte della mia o percorso elettrico, da parte davvero del canale Marco Elettrico che cerco di gestire al meglio. Io vi ringrazio, un bacione a tutti, sempre Forza Elettrico, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo qui la settimana prossima con un nuovo ulteriore video, sperando anche di fare altre recensioni, perché spero davvero di darvi un là anche nella scelta consapevole del posto della vostra vettura elettrica. Quindi ancora un salutone dalla parte mia e alla prossima, ciao!